Allora ragazzi, oggi crostata di more. Per te, se continui la tua routine fit, ci stanno 2 noccioline. Ok, grazie mille. Brava. 2. Io taglio, Vai, Sì, taglia, vai. taglia, ti aiuto. Quante fette per uno? Beh, una. Perché? Beh, perché poi la tavola affonda, se no, Hai ragione. Bello. Oh, mangi veloce però. Infatti prima me l'ha venuto tutto in ghiaccio. Raga, com'è buona? State a Ottima. posto così, volete un'altra fettina? No, io basta. Io basta. Bene, a posto. Il resto è per me, Grazie. Life is a winding road, no telling where it goes. Perugia ha 5 rioni. Le strade che passano attraverso queste porte convergono tutte in centro, in piazza 4 novembre. And I really wonder Parcheggio comodo, scale mobili, combo perfetta. if I will ever figure out where Ah, questa è la parte che preferisco di Perugia, le scale mobili. Da piccola mi ci portavano sempre, facevo su e giù, qualche volta anche al rovescio, ci scialata. you can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our Che bello, oggi siamo nella mia Perugia, finalmente. crashing down. But we get Che dire di Perugia? È una città con un centro storico medievale da cui poter osservare lo spettacolo delle colline umbre da ogni punto di vista. Una città in cui perdersi nei vicoli più nascosti e lasciarsi trasportare dall'arte. even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Non solo è il capoluogo della nostra regione, ma grazie al polo universitario, Perugia è il centro multiculturale umbro per eccellenza. Una figata per chi vuole sentirsi ovunque rimanendo a pochi chilometri da casa. Ma chi è Paolo? Paolo è un tuttologo da Gubbio a Perugia, potremmo risoprannominarlo l'umbrologo. Allora, siamo nella piazza più importante di Perugia, io la conosco perché con i miei amici universitari venivamo qui sabati sera, però faccio mea culpa, sono completamente ignorante dell'importanza storica e religiosa di questo posto. Diciamo, il mio bagaglio culturale e storico su Perugia è molto scarso. Infatti sono molto felice di avere una guida tutta per noi. Assolutamente, questo è un luogo importantissimo per questa città perché tuttora rappresenta il luogo, no, di incontro, no? Anch'io da studente mi ricordo queste fantastiche scalette, insomma ce ne sono un pezzo nella mia giovinezza e proprio lì ho maturato anche, no, questo interesse a osservare questi monumenti e poi in realtà quando ho iniziato ad approfondire gli studi e sono diventato guida, la Fontana Maggiore e la piazza 4 novembre è diventata per me insomma uno dei luoghi di lavoro più frequentati perché effettivamente è una piazza molto bella, medievale, ci parla dell'epoca d'oro di Perugia, abbiamo tutti gli elementi, no? Come il Palazzo dei Priori che rappresenta il potere pubblico, la cattedrale di San Lorenzo e al centro la famosissima Fontana Maggiore, una delle fontane medievali più importanti d'Europa, meglio conservate, del 1278, che in realtà rappresenta proprio il fulcro e anche, tra parentesi, il primo monumento che viene costruito in questa piazza, perché siamo nel 1278 e il comune di Perugia, dopo aver costruito un grandissimo acquedotto, dopo un lavoro trentennale decide di completare il tutto con una fontana che non rappresenta un'opera d'arte, ma all'epoca era semplicemente comunicazione. La comunicazione del mondo medievale, ma soprattutto del comune di Perugia. Ogni basso rilievo della fontana una storia pagana. Allora, la fontana è composta da 3 vasche. Nella vasca inferiore abbiamo, proprio dietro alle nostre spalle, il ciclo dei mesi. Cioè, ogni mese è rappresentato da 2 immagini in cui ci sono i lavori agricoli, l'attività che si faceva, scene di vita quotidiana, i segni zodiacali. Poi abbiamo rappresentazioni delle arti liberali, no?
quindi il legame con l'Università di Perugia, che già all'epoca era importante, scene del Vecchio Testamento come Adamo ed Eva, no? Le favole di Esopo e Fedro, mentre andando sopra vedete soltanto statue, delle statue che rappresentano figure allegoriche, c'è anche Perugia, che è proprio qui dietro di noi con la cornucopia, che guarda il Corso Vannucci, e poi abbiamo anche personaggi legati alla religione, alla mitologia e anche figure contemporanee, cioè figure che all'epoca erano parte della politica della città di Perugia. E naturalmente nella parte alta, visto che sono con 3 magnifiche ragazze, ci sono le 3 portatrici d'acqua, no? Questo simbolo femminile, l'acqua che dà la vita, quindi vedete proprio in realtà c'è una certa somiglianza, infatti cambia un po' l'abbigliamento, ma... Senti, c'è una domanda, adesso all'interno del Palazzo dei Priori che cosa c'è? Allora, il Palazzo dei Priori ospita ancora, no, la funzione per cui è nato, cioè ospita il comune, quindi abbiamo l'ufficio del sindaco, le sale consigliari, ma nella parte più alta, al secondo e al terzo piano, c'è la Galleria Nazionale dell'Umbria, la bellissima Sala dei Notari, che è questa che dà sulla piazza, e poi in realtà il Palazzo dei Priori è molto più lungo perché ha varie stratificazioni, ci sono compresi all'interno anche il Collegio della Mercanzia e del Cambio. Quindi come vedete il centro di potere lo è tuttora, ma anche il centro culturale e artistico di Perugia, perché la Galleria Nazionale, insomma, un museo tra i più importanti del centro Italia, 42 sale di pittura. Paolo, cosa sono quegli animali che incombono su di noi? Beh, quei 2 animali in realtà sono, uno, il grifo, che è il simbolo di Perugia, no? Questa rappresentazione di forza, questo animale mitologico che unisce il leone con l'aquila, mentre l'altro è un leone. In questo caso non è un semplice leone, è un leone guelfo, cioè rappresenta l'alleanza di Perugia con il papato. Interessante, molto interessante. E sotto, tra il leone e il grifo, c'è una catena. In realtà sono le catene della Porta di Siena, che appunto è il bottino di vittoria dei perugini nella battaglia di Torrita del 1334, in cui la città propapale Perugia batté sul campo la ghibellina, quindi antipapale, Siena. Quante ne sa Paolo? Bravo Paoletto. Ma tu guarda, ogni vicolo c'è un arco. La maestà delle volte. Paolo ci ha detto la maestà delle volte. Non se ne è vero, Paolo. Il mio posto preferito a Perugia è l'acquedotto. Siamo arrivati al famoso acquedotto. Che bei ricordi, i tempi dell'università, alle 7 della mattina di corsa, sempre in ritardo. Le scale su e giù, insomma, quelle dell'acquedotto le facevo 1000 volte al giorno. Ma dici qualcosa di più sostanzioso? Beh, questo è un luogo molto, molto bello di Perugia, forse uno degli scorci più pittoreschi di questa città, da cui si vede proprio l'acquedotto. Lo vedete lì in fondo? È una sorta di ponticello, ma in realtà è un ponticello soltanto dai primi anni del Novecento. Prima era l'acquedotto che portava l'acqua alla Fontana Maggiore, e parte dell'acquedotto, che era lungo 8 km, che partiva dal Monte Pacciano, praticamente dietro la zona di San Marco, e portava l'acqua con un sistema di tubi di piombo chiusi direttamente alla Fontana Maggiore, e venne costruito nel 1253, naturalmente da uno che se ne intendeva d'acqua, che si chiamava Boninsegna da Venezia. C'ho una domanda. Senti, ma questa città che rapporto ha con gli Etruschi, i Romani? Beh, è un rapporto molto stretto, soprattutto con gli Etruschi, un po' meno con i Romani, perché Perugia in realtà è una città etrusca. Ma se vogliamo parlare degli Etruschi, proprio qua vicino c'è un posto magnifico che non potete perdervi, l'Arco Etrusco. Va bene, allora andiamo. Dai. Andiamo, un attimo scendere e salire, però. Allora ragazze, eccoci qua, siamo arrivate di fronte a uno dei monumenti etruschi più importanti di Perugia, il cosiddetto Arco Etrusco, guardate. Questo era l'ingresso nord della città, tanto che se prendete il vostro cellulare con la bussola vedrete che la direzione è praticamente nord, 0 gradi. L'arco etrusco fu costruito nel III secolo a.C. dagli Etruschi e rappresentava uno degli ingressi principali della città. Perugia aveva circa 8 archi, fatti appunto dagli Etruschi, e questo è naturalmente quello più bello. Ma ci sono delle incisioni, no? Che però non sono del periodo etrusco? Allora, le iscrizioni che vedete e alcune modifiche sono state apportate nel periodo romano, nel I secolo a.C. Leggete anche da qui, Augusta Perusia, cioè dal primo imperatore romano, Augusto.
Come vedete la costruzione è totalmente a secco, cioè ci sono dei grandi blocchi monolitici in pietra calcare che sono messi ad incastro, cioè senza malta, e il segreto è tutto nella chiave di volta. Se proprio andate al centro dell'arco vedete che la chiave centrale è quel grande blocco che se viene tolto praticamente farà crollare tutto. Oh, vedi bravi sti etruschi con la chiave di volta. Quindi questa è una tipica tecnica costruttiva che venne introdotta dagli etruschi in queste zone. E da qui si dipanano tutte quante le mura etrusche della città e se voi passate attraverso l'arco arrivate direttamente nella piazza principale, cioè piazza 4 Novembre. Dove eravamo prima. Esattamente. Perfetto, ok. Chissà se Elisa Francesca la conoscono la Galleria Nazionale. Vedremo. Si entra in galleria, pronti? Mai vista io la galleria, sono molto contenta di questa visita, non vedo l'ora. È imbarazzante, assurdo, magico, a tratti commovente entrare in una galleria d'arte dopo così tanto tempo. È curioso come l'arte riesca ad innescare in ciascuno di noi le sensazioni e le emozioni più disparate. Difficile, quindi, provare a cercare delle parole che possano descrivere, raccontare, riassumere tutto ciò. Per questo lasciamo che siano le immagini e la musica a parlare per noi. Ciao ragazzi, il mio nome è Filippo, sono istruttore di kiteboard dal 2009. Ci troviamo oggi a Castiglione del Lago, presso l'home spot dell'associazione sportiva Kite Maniac, operante al lago appunto dal 2009, unico circolo affiliato alla Federazione Vela presente sul lago Trasimeno. Oltre alla disciplina del kiteboard, la più spettacolare in assoluto delle discipline veliche, effettuiamo anche lezioni o comunque prove di stand-up paddle. Qua a Castiglione, nonostante la direzione del vento non è ottimale, vento onshore ci spinge verso la riva, grazie al fondale basso del Trasimeno riusciamo comunque a praticare in completa sicurezza. Prima di iniziare a vedere l'assemblaggio del kite, tutte le parti principali, iniziamo a prendere un pochino di conoscenza del vento. Allora, secondo voi del vento cosa dovremmo conoscere? La direzione. Brava, e come possiamo identificare la direzione del vento? Soffia, questa direzione. Ok, ci può stare. Altre cose utili? Gli alberi. Ci possono aiutare, ma c'è qualcosa un pochettino... Bandiere. Le bandiere. La bandiera è una cosa più intuitiva di tutte. Quindi, una volta identificata la direzione del vento, e abbiamo visto come si fa, Esatto. ok? Ricordatevi che ci dobbiamo disporre sempre con le spalle al vento, come sto io, ok? La direzione la identifichiamo dalle bandiere, spalle al vento, ok? Chiaro questo? Altra cosa da conoscere del vento secondo voi? Allora, direzione, i nodi. Nodi, che è l'unità di misura dell'intensità del vento. Sara, però attiva, per favore. Allora, adesso Sara la teniamo subito attiva. Dai. Allora, questo è il nostro aquilone. Il bello di questa disciplina sportiva è proprio questa, che in 4 getti
abbiamo tutto l'occorrente per praticare. Quindi anche come vedete di spazio non ne occupiamo tantissimo, a differenza di altre discipline beliche. Ok, Sara, prego. Allora, spalle al vento, ok? E iniziamo ad aprire il nostro aquilone. Bene il cordolo. Come vedete l'aria è entrata su tutte le camere, giusto? Piano, la pompa gonfia molto rapidamente, avete visto? È ora di iniziare a controllare la pressione. Il tatto è diverso e il suono inizia ad assomigliare a un tamburello, ok? Ancora poco. Tamburello basco. D'ora in avanti, se lasciate l'aquilone, come diciamo dalle mie parti, chiappalo, lo perdiamo. Ok, prova ad andare a destra. Prova a venire a sinistra. Ok, siamo in posizione di trasporto. L'aquilone, se venite da questo lato, assomiglia a un sorriso. La parte gonfiabile sempre verso il vento. Muoviti nello spazio con il tuo aquilone. Tiello perché è il mio, quindi... È il tuo? Il tuo è quello là rosso. Ormai mi ci sono affezionata. Allora la vela si rigira dove non c'è l'ostacolo. E lo giriamo di qua. Giù. Ok. Finiamo di mettere a posto il nostro aquilone, ovvero iniziamo a mettere in chiaro le cime di collegamento. Secondo voi qual è la destra e qual è la sinistra? Beh, c'è una destra e una sinistra fissa. C'è una destra e c'è una sinistra. Questa qua, è destra. Eli, mi hai detto te? Questa è la destra. No, aspetta, sì. Già il sonno che sbadigli? No. Questa è la destra. No, perché ragazzi, sono molto interessata e... Molto, Una persona molto concentrata sbadiglia molto. Per ossigenare il mi cervello. vendicherò con tutte e due, te ancora Fra, sei tranquilla. Per ossigenare il cervello. Allora, hai detto che quella è destra, perché è destra? Perché adesso è all'incontrario, poi lo rigireremo e questa che adesso è a sinistra sarà a destra. Chiaro? Sì. Brava, mi aspettate un attimo, vado a prendere un giocattolo un pochino più grande, poi ci cambiamo e andiamo in acqua. Va bene. Arrivo. Ah, io prima? Prontissima. Per tutte e tre è la prima volta che ci approcciamo a questa disciplina. Il maestro Filippo, infatti, oggi ci insegnerà a manovrare l'aquilone. Per il surf su tavola ci vorrà ancora un po' di pratica. Le alghette. Nel frattempo, io entro in acqua per cercare di capire più da vicino la differenza tra ciò che andrebbe fatto e ciò che non andrebbe fatto. No, raga, io non posso. No, dai, non gliela posso fare. Cioè, scivolo, No, io rinuncio. Questa è la mia esperienza con il kitesurf. Mezzogiorno. Guarda Sara, oh, pare bravina, Mo vi faccio vedere io. Allora, la teoria ormai l'ho capita, sono pronta, anzi prontissima, come dice Sara, per partire. Allora, mi sembra di capire che devi tirare indietro, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, ma incrociare. Senti che vento c'è stato, il vento è perfetto, proprio sento la potenza dell'aquilone. Bello per carità, ma l'acqua magari non è proprio buona da bere, guarda quello!
was that wonderful rush. I can't get enough. Vediamo Elisa che sta diventando prime armi proprio con l'aquilone del kitesurf. Eccolo che parte. Sta virando verso destra, verso sinistra. Parte, oddio! Attenzione, attenzione, parte Elisa e parte il maestro. Senti che botta! Adesso rialzeranno l'aquilone. Vai Elisa! Sì, per me può bastare, io mi accontento, come dice il proverbio, chi si accontenta gode. Posso dire che me la sono cavata, via. Kitesurf, kitesurf, kitesurf. I push it down before I lose my head. I'm looking out for a place to rest. Things I would have done to be back again. Are you bleeding like I'm bleeding? Remember life so easy back then. Are you running? Where are you going? We used to be so golden. We could go all night. We could go all night. We came so close to find it all. Remember holding on in the back of your car. We shared the truth behind our scars. Ooh, but we forgot what it means to hurt. When we were on fire, remember the fire? We used to